Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio. Vi ricordo prima di iniziare che è una serie generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso passiamo alla lettura, andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie personali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo questi topolini. Spesso fanno riferimento a un qualcosa che non abbiamo ancora o non siamo riusciti a sistemare, perché indica stress, indica mancanza di tempo, qualche fastidio, qualche incombenza che ci appesantisce, perdita di tempo o di sfiducia, quindi delle preoccupazioni che in qualche modo, è vero, alcune possono essere, seppur piccole, abbastanza fastidiose, oppure stress accumulato, magari abbiamo sottovalutato qualcosa o abbiamo preteso troppo da noi e quindi abbiamo accumulato tensione e stress. Alcune cose possono riguardare nello specifico le cose strettamente personali e qualche relazione. Poi c'è anche la luna effettivamente, che, è vero spesso è associata agli sbalzi di umore, ai cambiamenti un po' strani, un po' ambigui, al passato, alla nostalgia, ad alcuni ricordi, all'instabilità emotiva, quindi qualche influenza, anche esterna che non è tanto positiva. Ricordiamoci che però la luna ha anche a che fare con i nostri desideri, con i nostri sogni. Forse non gli stiamo dando retta, forse non ci stiamo connettendo con i nostri veri desideri, forse stiamo solo accumulando stress, magari ci sono delle cose che anziché, non dico rimaner fermi, perché non è proprio così, che anziché fare, diciamo per forza, forse ci si deve concentrare meglio sulla qualità di alcune cose. Quindi è vero, può essere positiva se noi ci mettiamo in connessione con noi stessi per farci stare meglio, per seguire dei ritmi naturali un po' più umani e meno stressanti e dall'altro lato comunque di capire quali sono questi desideri, questi sogni e cercare di metterli in moto. Una settimana abbastanza frenetica, come si può vedere anche dalla presenza degli uccelli, anzi qui ci parla un po' più nello specifico di comunicazioni, infatti è quella che ha a che fare di più con i vari tipi di comunicazioni, telefonate, messaggi, delle notizie, anche con incontri, vari problemini legati alle relazioni e alla comunicazione e soprattutto nelle questioni pratiche e lavorative. Magari appunto c'è stress, ci sono eccessive richieste o ci sono delle cose che ci vengono dette che ci danno fastidio, eccetera. Ma questo lo vedremo meglio nel corso della lettura. I segni zodiacali da attenzionare per voi sono principalmente i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E abbiamo anche quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, ripeto sempre, può avere a che fare principalmente con coppia single o anche con le relazioni più importanti, tipo di amicizia, famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare queste varie indicazioni e cercare di adattarle a quello che voi state vivendo. L'arnica indica un momento, una fase molto particolare, perché o c'è la fine di un dolore, di una sofferenza, di un qualcosa che vi ha appesantito ultimamente, soprattutto nella dinamica affettiva, e allora ci sono due direzioni, quindi si va verso la riconciliazione, un riequilibrio e rigenerazione del rapporto, quindi ritrovata serenità, o dall'altra
dall'altra parte comunque c'è la conclusione di un qualcosa, quindi nella peggiore delle ipotesi, non voglio dire che ci può essere un distacco, però sicuramente il fatto che è necessario capire che c'è bisogno di un compromesso, c'è bisogno di superare una fase, critica e quindi lo si può fare assolutamente cercando, di, fare chiarezza come abbiamo visto, perché c'è abbastanza, confusione in voi forse in questo momento per varie motivazioni, ovviamente non mi vado ad addentrare perché ognuno vive la propria vita. Però la data di Natale, attenzione, può portare chiarimento, quindi ha a che fare con, una fase di tregua, con, una sorpresa, un dono, chiamiamolo così, una proposta inattesa, potrebbe essere un vero e proprio chiarimento, quindi confrontarsi, dialogare, parlare, anzi io direi che è proprio indispensabile il dialogo in certi momenti. E, poi potete aspettarvi anche delle richieste molto, molto, molto particolari, che possono risolvere? Assolutamente sì, per certi aspetti portare un po' di agitazione può essere positiva, di sicuro con la pratolina si avvicina una svolta decisiva, quindi, in base alla situazione in cui vi trovate c'è bisogno di fare una scelta, importante e quindi mettiamoci in una fase di contemplazione e cerchiamo di portare il nostro sguardo avanti, dove si vuole andare. Relazioni più importanti ovviamente anche coppia e per i single sulla direzione dove andare può essere molto importante perché magari se c'è chiusura, allontanamento, freddezza in una frequentazione, in un rapporto precedente, allora queste fanno capire che magari avete bisogno di guarire le vostre ferite o di capire, contemplare, osservare anche cosa avete a disposizione, perché magari vi state anche interrogando interiormente come dirigere questo ambito della vostra vita. È una settimana molto, molto introspettiva, molto interessante. Di sicuro c'è fermento in movimento, quindi anche possibili nuove situazioni. E adesso andiamo a vedere l'ambito del lavoro e delle finanze. Qui troviamo la carta ammalato. È vero, sì, può fare riferimento al sentirsi un po' scariche di energie, potrebbe essere l'influenza o un qualcosa che vi fa sentire particolarmente, diciamo, stanchi o stressati. È vero da un lato, in senso un po' più generico, proprio riguardo alle questioni pratiche, ci sta dicendo che forse c'è un qualcosa che non stiamo affrontando e quindi stiamo sfuggendo a prendere una scelta oppure, da un problema e quindi è vero, ci stiamo allontanando. Quindi se ci sono cose conflittuali, abbiamo visto, rapporti conflittuali o qualcosa che ci viene detto, magari abbiamo poco slancio in quello che stiamo facendo e allora è normale sentirsi un po' spenti, un po' scarichi. Infatti abbiamo visto sin dall'inizio che probabilmente è una fase importante della vostra vita di comprensione, di riflessione, di introspezione per capire come dirigere le vostre stesse emozioni, ambito, diciamo, affettivo, relazionale in genere, però anche di vita strettamente personale e lavorativa, o di gestire meglio quello che avete a disposizione, quindi è vero di aprirvi a una modalità diversa, per voi stessi, indipendentemente da quello che vi è intorno, si vede un possibile cambiamento, quindi un po' di tranquillità, un po' di serenità. Alcune cose sappiamo benissimo che dipendono tanto, tanto da come le affrontiamo e quindi se vogliamo rimanere in una certa situazione dobbiamo cedere su alcuni fronti e forse in voi c'è questo tipo di cambiamento, oppure per alcuni il cambiamento potrebbe essere veramente, veramente forte e quindi mettersi nelle condizioni di far accendere questa speranza, andare a muovere un po' le energie e comunicazioni e quindi cercare forse di arrivare
a pensare di cambiare, totalmente qualcosa, sia al lavoro o un qualcosa proprio di importante, sempre a livello materiale, magari per alcuni un secondo lavoro, magari per altri, un hobby che può aiutarvi ad affrontare le cose, eccetera. E quindi anche per chi ha il lavoro, c'è un cambiamento in corso, c'è qualcosa che va a sbloccarsi, ma soprattutto che vi infonde maggior fiducia. Quindi aspettatevi delle risposte o anche delle proposte, delle novità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!